Scopriamo come funzionano i periodi ipotetici in italiano. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo del periodo ipotetico in italiano e vi farò vedere le differenze tra i tre diversi periodi ipotetici, come funzionano e quando si usano. Prima di iniziare con questo video però voglio dirti che se ti piace la grammatica italiana e vuoi approfondire questi argomenti e anche fare tanta pratica con degli esercizi, allora ti consiglio di dare un'occhiata al mio corso Italiano Vero. Troverai 2 unità intere sul congiuntivo e il periodo ipotetico, con video lezioni e tanti esercizi. Trovi il link per iscriverti al corso qui sotto in descrizione. Adesso iniziamo con il video di oggi. Prima di tutto in italiano devi sapere che esistono 3 tipi di periodo ipotetico. Il periodo ipotetico del primo tipo o della realtà, il periodo ipotetico del secondo tipo o della possibilità e per finire il periodo ipotetico del terzo tipo o dell'irrealtà. Un'altra cosa che devi sapere è che generalmente il periodo ipotetico è diviso in 2 parti, 2 frasi. Abbiamo l'introduzione, generalmente introdotta da se, che esprime l'ipotesi, la condizione, e poi abbiamo la conseguenza o l'effetto della nostra ipotesi con un'altra frase. Noi possiamo scegliere il periodo ipotetico più adatto in base al tipo di ipotesi che abbiamo. Analizziamo i 3 tipi di periodo ipotetico e vediamo come funzionano. Iniziamo dal periodo ipotetico della realtà. In questo caso l'introduzione, la condizione, è presentata come un fatto reale. Per esempio, se ho tempo, preparo una torta. Se ho tempo, preparo una torta. Qui la nostra condizione è se ho tempo, quindi l'introduzione del nostro periodo ipotetico. Se questa condizione si verifica, quindi se ho tempo, allora la conseguenza si verifica, cioè preparo una torta. Chiamiamo questo periodo ipotetico della realtà perché vediamo il fatto di avere tempo come qualcosa di reale, qualcosa che possiamo avere tranquillamente. Formare il periodo ipotetico della realtà è molto semplice, anche perché è estremamente flessibile. Infatti possiamo usare diverse combinazioni di tempi. Per esempio, se più il presente e poi il presente, se ho tempo preparo una torta, come l'esempio di prima, se più futuro più il futuro, se avrò tempo preparerò una torta, se più il presente più il futuro, se ho tempo preparerò una torta e per finire se più il presente e poi l'imperativo. Se hai tempo, prepara una torta. Tutto chiaro? Hai capito come funziona? Bene, adesso passiamo al periodo ipotetico della possibilità. In questo caso l'ipotesi viene presentata come possibile. Vediamo subito un esempio. Se avessi tempo, preparerei una torta. Se avessi tempo, preparerei una torta. In questo caso, ho tempo? Probabilmente no. Però, se avessi la possibilità di avere tempo, allora preparerei una torta. Come puoi notare, tutto gira intorno all'idea di possibilità. Se ho la possibilità di avere tempo, allora preparo la torta. Ecco perché possibilità. Questo periodo ipotetico è molto rigido, infatti si può formare solo in un modo: se più il congiuntivo imperfetto più il condizionale presente e basta. Se hai dei problemi con la coniugazione del congiuntivo, non preoccuparti perché ho fatto un video proprio su questo argomento e ti lascio il link qui sotto in descrizione per guardarlo. Adesso però voglio dirti un'altra frase e poi facciamo un piccolo ragionamento. La frase è: se ci fossero 2 ore in più al giorno,
preparerei 2 torte. Se ci fossero 2 ore in più al giorno, preparerei 2 torte. Chiaramente non possono esserci 2 ore in più al giorno. Questa è una cosa impossibile, però comunque stiamo usando il periodo ipotetico della possibilità. Beh, questo è il caso che a me piace chiamare la possibilità impossibile. Infatti, nel periodo ipotetico della possibilità, una cosa non deve essere davvero possibile, può essere anche impossibile, come in questo caso. Non possono esserci 2 ore in più al giorno, le ore sono 24, basta. Ma se ci fosse la possibilità di avere queste 2 ore in più al giorno, allora io preparerei 2 torte, anche se questa possibilità non arriverà mai. Però se io avessi questa possibilità, farei questa cosa. Capisci come funziona? Altri esempi possono essere: se fossi un animale sarei un leone. Chiaramente non posso essere un leone, ma se ci fosse la possibilità di essere un animale, allora sarei un leone. O ancora, se potessi volare, attraverserei tutto il mondo in un istante. E per finire, se avessi la capacità di leggere la mente, saprei davvero cosa vogliono le persone. Benissimo, spero che adesso questo periodo ipotetico sia più chiaro. E ora finiamo con il periodo ipotetico del terzo tipo, dell'irrealtà, in cui l'ipotesi viene presentata come qualcosa di irreale, ma irreale legata al passato. Infatti, quando diciamo irreale, attenzione, non intendo qualcosa di impossibile, ma semplicemente qualcosa che non possiamo cambiare, perché questa cosa è avvenuta o non è avvenuta nel passato e non c'è niente che possiamo fare per cambiare la situazione. Vediamo un esempio. Se avessi comprato le uova, ora potrei preparare una torta. Se avessi comprato le uova, ora potrei preparare una torta. La domanda è molto semplice. Ho comprato le uova? No, non ho comprato le uova. Quindi posso preparare la torta? No, non posso preparare la torta. Ecco perché è irreale. Perché io sto facendo questo ragionamento, questa ipotesi, ma è irreale, non posso farci niente, non posso cambiare la situazione. Non ho le uova e non posso preparare la torta. E non posso fare niente per cambiare tutto questo. Quindi la nostra ipotesi è irreale perché non ho comprato le uova nel passato e non posso tornare indietro nel passato e cambiare la situazione. E la nostra conseguenza non si avvererà, non succederà perché non ho comprato le uova e quindi non posso fare la torta. La conseguenza non si realizza nel presente. Oppure, se avessi avuto più tempo, avrei potuto preparare una torta. Se avessi avuto più tempo, avrei potuto preparare una torta. Qui facciamo lo stesso ragionamento. Ho avuto tempo in passato? No. Posso cambiare la situazione? No. Ho potuto preparare la torta in passato? No, perché non ho avuto tempo. Posso cambiare la situazione? No. Quindi in questo caso l'ipotesi viene presentata come irreale perché non ho avuto tempo e non posso cambiare la situazione, e la conseguenza, cioè preparare una torta nel passato, non si realizza nel passato. Quindi possiamo capire che il periodo ipotetico dell'irrealtà si può formare in 2 modi: se più il congiuntivo trapassato più il condizionale presente se la conseguenza non si realizza nel presente. Se più il congiuntivo trapassato più il condizionale passato se la conseguenza non si è realizzata nel passato. Fantastico, spero che ora il periodo ipotetico sia un po' più chiaro, che tu abbia capito bene o male come funziona. Se questo video ti ha aiutato però e vuoi supportare il lavoro che faccio qui su YouTube, mi raccomando, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta molto e mi permette di far crescere il mio canale e arrivare a più persone. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così che non perderai
vedrai tutti i video futuri. Stanno arrivando dei contenuti super interessanti, video di grammatica, vocabolario, conversazioni, vlog, insomma ti piaceranno tantissimo, quindi iscriviti al canale. Noi per la lezione di oggi abbiamo finito e ci sentiamo presto. Un abbraccio dall'Italia, ciao!